spirito del progetto, perché a volte le immagini sono più utili e efficaci di tante parole, no? Quindi innanzitutto grazie di essere qui, aver sfidato la calore estiva per noi è già una grande soddisfazione, quindi se non altro spero che siamo riusciti un po' a incuriosire sul progetto che appunto oggi andiamo a presentare, che ha l'ufficiale avvio appunto in questa giornata, e non a caso siamo a Gorizia perché questo è un progetto nazionale che WISP promuove grazie al diciamo, sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ed è un progetto appunto che viene realizzato un po' in tutta la penisola, e in particolare per il Friuli Venezia Giulia coinvolge il comitato regionale, quindi di WISP Friuli Venezia Giulia, e il comitato territoriale di Gorizia. Quindi insieme a me vedete appunto non a caso Enzo Dall'Osto, che è il presidente del comitato territoriale di Gorizia, e Valentina Di Bella, che è la mia vicepresidente regionale e che è la responsabile del progetto AGE, appunto il progetto che andiamo a presentare oggi. Allora, due parole. Ciao, WISP non ve la presento perché insomma la conoscete, mi auguro almeno che insomma il lavoro che abbiamo fatto in tanti anni sia diciamo arrivato un po' almeno come messaggio, come mission della nostra realtà, sia un po' comune, arrivato un po' a tutti. Siamo un ente di promozione sportiva, facciamo parte della grande famiglia del CONI, e al nostro interno, oltre a tutta una serie di attività nelle varie discipline sportive che sono portate avanti dai vari settori di attività. Valentina ad esempio è una super appassionata di pallacanestro, però al di là di questo portiamo avanti anche delle specifiche progettualità, e quella appunto di oggi è dedicata in particolare alle persone non più giovanissime, quindi stiamo parlando di quella categoria alla quale pian pianino ci avvieremo tutti, quindi ci prendiamo per tempo, iniziamo a lavorare già adesso per noi in futuro, ecco. E quindi gli ultra sessantenni sono i nostri, diciamo, i target in particolare ai quali dedichiamo attenzione col progetto AGE che raccoglie l'esperienza virtuosa anche di altre progettualità già avviate in passato da WISP, in particolare quella di Transport. AGE è il progetto appunto che presentiamo oggi, è proprio la logica continuazione, quindi noi partiamo da un presupposto che ormai è di dominio pubblico, la terza età è diciamo, una fetta della popolazione importantissima, il problema demografico, l'invecchiamento della popolazione lo è altrettanto. WISP crede fortemente che attraverso lo sport per tutti si possa raggiungere un duplice obiettivo, che è quello innanzitutto di favorire il buono stato di salute delle persone, contrastando attraverso anche la promozione dell'attività motoria le patologie croniche, e dall'altro canto noi speriamo di riuscire anche con la nostra azione, in particolare con quello che otterremo grazie a questo progetto, il contrasto alla solitudine, perché soprattutto per le persone appunto anziane il tema anche della socialità è un tema molto serio, quindi noi non è un caso che WISP sia un ente che fa parte del terzo settore, perché appunto abbiamo una visione diciamo molto anche sociale e non prevalentemente agonistica della pratica sportiva, e vorremmo attraverso il progetto AGE dare contenuti e sostanza a quello che nel terzo settore viene molto ripetuto come fondamento di qualsiasi progettualità valida, che è quello della coprogettazione e della coprogrammazione. Ecco perché noi in particolare ci rivolgiamo alle amministrazioni pubbliche, quindi oggi portatori di interesse, visto che oggi pomeriggio alle 3 iniziamo, i portatori di interesse che parteciperanno sono amministrazioni pubbliche, quindi comuni prevalentemente, avremo però anche rappresentanti dell'azienda sanitaria, della direzione regionale salute e in particolare anche espressioni delle realtà del volontariato, perché magari con diciamo ognuno con le proprie specificità cerchiamo di arrivare tutti al medesimo obiettivo. Quindi noi vorremmo, attraverso il progetto AGE, strutturare una vera e propria programmazione condivisa che dovrebbe essere
raccolta in questi piani di azione locale age, proprio diretti a valorizzare la terza età. Vista l'ultima cosa che dico, vista non più come appunto un settore della popolazione fragile, ma invece come possibili protagonisti di quella che ormai sempre più viene detta silver social economy, cioè le persone appunto anche ultra sessantenni possono essere parte attiva nel rilancio di un'economia sociale dove con le azioni che in particolare penseremo di fare a Gorizia avremo appunto delle ipotesi anche concrete di possibilità di collaborazione, che sia il settore del turismo piuttosto che quello proprio dell'implementazione dell'autodeterminazione dei singoli attraverso i progetti WISP. È una bella sfida, ci rendiamo conto, ma secondo noi è una sfida che vale assolutamente la pena di tentare, di avviare. Quindi un piccolo contributo, questo è stato realizzato nel momento di Vivicità a Gorizia, che sapete è una manifestazione importante, transfrontaliera tra l'altro fin dall'inizio, e lì abbiamo iniziato a elaborare le prime interviste, i primi approcci con i cittadini per arrivare oggi insomma anche a partire già con un minimo di informazioni e di analisi che sono ben più strutturate dopo nei dati e nei numeri raccolti, perché la base di conoscenza è fondamentale per riuscire a individuare bene le criticità o le potenzialità e poi cercare di arrivare appunto alle proposte concrete di cui prima vi avevo appunto accennato. Oggi Vivicità è un appuntamento che si rinnova a Gorizia. Ricordiamo che fin dalla sua prima edizione è un'iniziativa transfrontaliera, l'unica in Italia che prevede appunto una collaborazione di due paesi vicini. Abbiamo avuto giovedì tantissimi ragazzi delle scuole, sia italiani sia slovene, e oggi invece è una grande partecipazione popolare, tutti a camminare, a correre per la salute, per l'ambiente e per i diritti, e soprattutto questa edizione per la pace. Io faccio cardio fitness una volta a settimana e 2 volte alla settimana total body, tonificazione e allenamento muscolare, sempre con la WISP. Io faccio pallavolo e piscina. Cicloturismo, Pilates e palestra io. Sì, passeggiate, camminate. No, io mi limito a camminare 10.000 passi al giorno. Ginnastica in palestra e camminata con la WISP, tutto. Zumba e camminata, salsa, bachata, balsa, tango, di tutto di più. Di giorno, Non c'è che mi fa Benissimo, finito. Ecco, giusto un contributo per capire anche chi è questa platea di persone a cui ci indirizziamo, no? Cioè, come vedete, persone in realtà molto attive, ognuno chiaramente segue un po' le proprie attitudini, le cose a cui piacciono, ma c'è tanta anche in realtà attività, no? Quindi non è più di certo l'idea di una persona
delle persone assolutamente sedentarie. È chiaro che però vanno stimolati, e quindi siamo qui per cercare di intercettare anche quelli più resistenti, che il divano non lo mollano, come avete sentito. Valentina. Sì, è difficile aggiungere qualcosa alla tua presentazione. Naturalmente il progetto AGE è un progetto a livello nazionale che coinvolge quindi 17 comitati regionali e 11 comitati territoriali, e appunto per la regione Friuli Venezia Giulia c'è il comitato di Gorizia. Appunto lo scopo è di andare a superare una logica di attività a spot o comunque indipendenti, ma creare una coprogettazione con gli enti pubblici, gli enti privati e il terzo settore, perché ognuno porta le proprie esperienze e competenze al fine di creare un prodotto che dia una programmazione continuativa e che vada a soddisfare le esigenze di tutte quelle che sono le fasce silver. Possono essere le persone più fragili, ma anche i cosiddetti grandi adulti, le persone che ancora magari lavorano, che si prendono cura di qualcun altro, per cui diciamo le persone più attive che hanno voglia di fare attività e movimento, e con questa logica si vuole sicuramente andare a contrastare la solitudine e spingere a una vita più salutare, contrastando appunto l'isolamento, anche perché secondo delle statistiche Istat nel 2050 la popolazione over 65 sarà oltre il 30%, una persona su 3, e quindi è chiaro che il bacino d'utenza stimola una domanda che è evidentemente sotto gli occhi di tutti. Quindi questa è l'idea a livello nazionale di andare appunto a creare questa coprogettualità, che verrà atterrata a livello territoriale attraverso il comitato di Gorizia, che andrà a sviluppare dei piani locali AGE partendo già con delle azioni pilota, che adesso il presidente del comitato di Gorizia, Enzo Dall'Osto, vi spiegherà, vi racconterà. Sì, grazie. In effetti diciamo che la WIS nazionale tramite il Ministero ha voluto coniugare, dare diciamo, un valore aggiunto a quello che è un fenomeno che tutti noi in qualche modo, che abbiamo tutti parenti anziani, familiari anziani, che è l'economia degli anziani, che deriva da tutta una serie di azioni economiche che mettono in condizione poi di fare delle attività mirate. Ecco, la WISP a livello nazionale ha deciso di mutuare questa social economy, questa silver economy, con l'appellativo di social. Ecco. Quindi questo fenomeno che è conosciuto, perché immaginate tutti quei ausili che in qualche modo abbiamo bisogno per i nostri anziani, e quindi anche diciamo di risvolti dei riverberi economici, no? giusti, corretti, e vanno in qualche modo interpretati, e data la possibilità invece alla popolazione anziana 65 su fino agli 80 anni, 85 anni, quello che è ultimamente le possibilità di vita, e dare la possibilità di viverla in modo intenso e socialmente. Non è un aspetto da trascurare, perché poi pomeriggio, quando affronteremo nella presentazione del progetto pomeriggio, daremo dei dati che sono estremamente interessanti, e questi dati sono a conoscenza di tutti, che è l'aumento della popolazione anziana che va in qualche modo interpretato e supportato. E noi, per quanto riguarda l'azione di Gorizia, oltre il piano quindi che veniva in qualche modo accennato dal presidente regionale, che mette in condizioni in realtà tutti gli attori del territorio, prima ne abbiamo citati qualcuno, ma anche Atter stessa, no? Abbiamo fatto in modo di invitare tutti i portatori di interesse, perché l'interesse è veramente globale e deve essere recepito da tutti. Ecco. Quindi oltre il piano di azione locale che andremo a fare per tutto il nostro territorio, andremo anche a definire queste due azioni pilota che, come dicevo, ci è stato citato, sono spazi d'argento, che prevede la possibilità di utilizzi di spazi di aree diverse che solitamente non vengono utilizzate normalmente. Lo stiamo facendo adesso con questo progetto di palestra all'aperto a Gorizia, quindi parchi urbani non utilizzati per attività fisiche, fino ad arrivare
ai centri commerciali, se questo potrà essere possibile, fino ad arrivare a aree di edilizia popolare, ecco, anche per dare la possibilità di prossimità, quindi non più uno si reca in palestra e va deve per fare un percorso per andare a fare attività fisica, ma riscoprire queste aree che sono nuove in modo di anche agevolare, no? Questo rapporto che veniva accennato dalle relatrici, no? Quindi a dare il modo di poter favorire la possibilità dell'attività fisica e della socializzazione, quindi spazi d'argento visti con questo criterio. E poi il turismo age, quindi un turismo che è sempre stata una prerogativa della WISP nazionale, quindi permette alle persone anche lì di coniugare l'attività fisica, quindi delle sane camminate, con la socializzazione, che va in qualche modo a arricchirsi anche di attività culturali di riscoperta del territorio, sotto tutti gli aspetti, anche storico, segni della memoria, ma anche enogastronomico, per intenderci. Ecco, questo è un programma di massima che andremo a fare collaborando ovviamente anche con le amministrazioni comunali che già hanno dato la loro disponibilità. Questo è un po' l'aspetto di chiusura, ecco, e dell'attività che verrà fatto grosso modo dal Comitato di Polizia. Grazie Enzo, do solo una piccola anticipazione, anche tra i relatori pomeriggio abbiamo avviato un'ottima collaborazione con l'Università di Bologna, Mater Studiorum, e ci sarà la professoressa Giovanna Russo, che è una docente, sociologa, che in particolare ha sviluppato una competenza interessante proprio sul fronte della pratica sportiva da un punto di vista anche sociologico. 2 dati li anticipiamo perché magari sappiamo che la stampa può anche così essere interessata a qualche numero. Questa è un po' la fotografia. Valentina, se vuoi dire giusto? Sì, 2 parole. Quella che vedete è la piramide demografica, che ormai di fatto non è più una piramide e ha perso la sua connotazione originaria vista la diminuzione delle nascite, ma in grigio sono i dati nazionali, il contorno rosso invece sono i dati regionali. Come potete vedere, la regione è già più avanti sull'avanzamento dell'età. La popolazione over 65 è già al 27% contro il 24,7% nazionale, gli anziani che vivono soli sono l'11%, l'età media è 48,7 contro il 46,6 nazionale, il trend demografico in linea come in tutto il resto d'Italia purtroppo è negativo e l'aspettativa di vita è più alta, anche questa rispetto al trend nazionale, perché va dagli 81,8 anni per gli uomini, 86,10 per le donne, contro gli 81,4 per gli uomini, 85,5 per le donne a livello nazionale. Quindi siamo già più vecchi rispetto alla media nazionale. Quindi anche in questa regione ci deve avere da fare su questo, su questo fronte. Bene, signori, speriamo di avervi dato un po' di informazioni. Se avete domande, chiarimenti, curiosità, siamo qui a totale disposizione. Quindi oggi Iniziamo il Living Lab, presentiamo il progetto ai portatori di interesse che parte oggi, perché in realtà esatto, parte oggi dalle 3 con la formula del Living Lab, perché è in questa prima fase soprattutto la parte di elaborazione, quindi di riscontro dell'aspetto dell'arte e anche di ascolto dei portatori di interessi per la loro personale esperienza, è la fase prodromica iniziale principale. E la logica del Living Lab è quella del gruppo di lavoro sostanzialmente, no? Quindi la speranza è proprio che se funziona anche le azioni che andremo a individuare, di cui 2 già sicuramente abbiamo messo a fuoco, che sono quelle di cui parlava Enzo per gli spazi d'argento e il turismo age, saranno condivise il più possibile nella speranza che tutti, insomma, in un'ottica di squadra, poi ciascuno per il proprio ruolo possa portare avanti. Per noi sarebbe molto importante se nella pianificazione del comune piuttosto che delle azioni dell'azienda sanitaria o altre ci sia un embrione, almeno qualcosa che nasca dal progetto age. Qualche altra richiesta? Se no noi anche ci fermiamo qui e vi ringraziamo dell'attenzione e vi terremo aggiornati chiaramente per le prossime, no? Per i prossimi appuntamenti del progetto. Grazie.